Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, andiamo avanti con lo studio dei nostri numeri. Oggi arriviamo al numero 9. Il numero 9 è l'essenza delle persone che sono nate il giorno 9, il giorno 18 e il 27 del mese. È un numero che appartiene ai numeri emozionali, è associato al pianeta Marte e la sua parola chiave è servizio o amore, servizio per gli altri, e il suo tallone di Achille è l'orgoglio e l'egoismo. Il 9 ragazzi ha l'onore di essere un numero magico. Primo perché essendo 9, cioè il numero finale, racchiude tutti gli altri numeri, quindi quelli dall'1 all'8. E poi è un numero magico perché qualsiasi numero noi sommiamo a 9 dà come risultato il numero stesso. Se io ho 5 e sommo 9 fa 14, 4 più 1 5. Se io a 9 sommo 3 fa 12, 2 più 1 ritorna ad essere 3. Quindi si dice che sia un numero magico. I 9 sono anime antiche, vale a dire che chi vibra in una vibrazione 9 ha già elaborato tutte le altre prima, quindi quelle dall'1 all'8. E quindi sono più anziani, sono appunto anime antiche. Avere un numero 9 come essenza indica che questa persona è qui da molto tempo, da molte vite. Sono persone molto adattabili proprio perché hanno integrato tutti i vari numeri e infatti si adattano a qualsiasi circostanza. Il 9 è il numero delle sottigliezze, ha il dono di vedere il sottile, anche le energie sottili, il che significa che ha come una capacità di osservare e percepire le verità che non sono osservabili nel mondo materiale. Abbiamo detto, vede il sottile, vede il tra le righe, cioè vanno oltre. Per esempio, se una persona con essenza 9 entra in una stanza piena di gente, ha immediatamente la capacità di capire che relazione c'è tra due persone, solo da come queste persone si guardano o si sfiorano la pelle, cioè è attento ai dettagli e riesce a decifrare, a vedere al di là, diciamo così, appunto, dell'apparenza o delle cose materiali, se vogliamo. Il 9 è anche un numero umanitario, cioè è il numero di una persona che si mette proprio al servizio, infatti qui l'abbiamo visto, al servizio dell'umanità, che nutre gli altri, che ha grande solidarietà, che dà sostegno. È un numero che ha una grande coscienza sociale e che si preoccupa di cause globali, cause mondiali. Il 9 cerca di risolvere la vita, anche a scapito delle proprie attività o dei propri interessi. Sono persone molto generose, addirittura sono persone che tolgono a se stessi per darlo agli altri e trovano sempre un posto in agenda per aiutare gli altri. A patto che non sia contro la legge, ovviamente, Non sono persone indifferenti al dolore e alla miseria. Quindi sono persone generose e quando fate loro notare che c'è qualche cosa che hanno che vi piace molto, loro ve lo regalano, cioè se lo tolgono letteralmente e ve lo danno. Questo perché? Perché il 9 ha già trasceso l'8, ha già imparato le lezioni dell'8, che proprio è il numero del denaro, il numero di chi manipola la materia, il numero dell'economia, anche dell'abbondanza, se vogliamo. Quindi diciamo che il 9 non si preoccupa poi così tanto del denaro, non gli manca mai e quindi, essendo anche una vibrazione generosa, tende a dare senza preoccuparsi molto, insomma. Anche perché è un numero a cui il denaro arriva sempre.
Poiché il 9 è l'ultimo dei numeri, perché abbiamo detto che in numerologia pitagorica si prendono in considerazione i numeri dall'1 al 9, parentesi, a parte i maestri, chiusa parentesi, e quindi è un numero che arrivando alla fine chiude i cicli. Quindi la persona 9 viene per chiudere un ciclo. Ed è infatti è per questo che di solito un numero 9 si ribella a quello che è l'ordine già prestabilito, perché arriva proprio per finirlo, per chiudere con quella cosa lì. Viene a porre fine affinché possa emergere un nuovo ordine. Per il 9 è facile fare amicizia a livello superficiale, abbiamo detto che è un numero che si trova bene con tutti gli altri numeri, però è un po' più difficile per lui socializzare, fare amicizia a livello più profondo. Hanno molte amicizie superficiali perché comunque si legano molto facilmente con le persone, però fanno appunto più fatica a farvi entrare, a creare come una connessione. Questo perché essendo il 9 un numero alto e diciamo uno dei numeri più alti, fa fatica a trovare qualcuno che lo possa capire. E questo fa sì che appunto abbiano tanti amici superficiali e pochissime persone che sanno veramente chi sono e che li capiscano davvero. Le persone 9 di solito tendono a prendersi troppi impegni, anche proprio con se stessi, e molte volte questo fa sì che non riescano a rispettarli o li dimentichino oppure trovano 20.000 scuse per non portare a compimento quello che si sono prefissi. Il 9 ha bisogno di riconoscimento costante in tutto quello che fa. È molto simile al numero 1 in questo senso, si concentrano più sulla soddisfazione degli altri che su se stessi, o persino sulla famiglia, sono generosi, tendono ad andare verso gli altri, quindi fanno le cose per gli altri e hanno bisogno di essere riconosciuti per questo. Questo è importante perché c'è una differenza tra il 6 e il 9. Il 6 diciamo che si apre e poi si chiude verso di sé, quindi è come se facesse le cose per un ritorno, se vogliamo, personale, mentre il 9 è il contrario, parte dal centro, dall'alto in se stesso e poi scende e va verso gli altri, verso l'umanità, verso il mondo, verso l'esterno. Quindi letteralmente sono persone che portano la luce nell'oscurità, perché sono persone che sono più interessate a servire coloro che sono fuori piuttosto che quelli proprio della loro tribù. Il 6 è più per la famiglia, il 9 parte da se stesso e va verso l'esterno. Essendo un numero emotivo, ha una grande sensibilità per le arti, quindi se il 3 diciamo è la creatività, 9 è il triplo di 3, quindi sono molto artistici, molto creativi, con molte capacità e abilità e doti e anche di tipo spirituale, non proprio solo di tipo creativo. Cioè, il 9 è lo studente spirituale, ok? È l'apprendista, è la persona curiosa, se vogliamo. Tendono a raggiungere la fama e a diventare anche personaggi pubblici o magari ad acquisire grandi riconoscimenti in ciò che fanno. In cerca di applausi non passano inosservati. Il 9 ha a che fare proprio con la fama e con l'essere il centro dell'attenzione. È naturale per loro essere in contatto con l'esoterismo, le religioni, le filosofie. Vi dicevo che il 9 è il numero dell'apprendista, dello studente e ovviamente sono anche studenti spirituali. Sono persone molto indipendenti, amano la libertà, proprio come il 5, e quando tentate di dominarle scapperanno, ragazzi, o si ribelleranno. Abbiamo detto che il 9 viene per chiudere con quello che c'era già, quindi si ribellano per creare un nuovo equilibrio. Il 9 è curioso, ama viaggiare, conoscere altre culture, altri piatti, vuole immergersi nella cultura del nuovo. Quindi sono persone che amano proprio i lunghi viaggi, viaggi non solo per visitare il posto, ma per vivere, condividere, osservare le persone, la cultura, i costumi, eccetera. Quindi trasmettono tranquillità,
pace, armonia ovunque vadano. Sono sempre disposti ad aiutare gli altri, a incoraggiarli, a sostenerli. Il loro interesse va oltre quello che è la sfera materiale. Sono qui per completare il livello in cui si trovano, per passare al piano successivo, al gradino superiore. Manifestano la massima espressione di amore disinteressato. Abbiamo detto che sono umanitari. Vi faccio un esempio. Madre Teresa di Calcutta era un 9 come missione di vita. Quindi il numero 9 può esercitare un grande potere sugli altri poiché gli altri li ammirano. La loro missione è trasformare la passione in amore e il passo successivo è trasformare i loro desideri personali in comprensione personale. Queste persone vengono per servire, cioè c'è bisogno di un servizio obbligatorio, il che significa che il 9 ha questo dono, che è un dono molto bello, ovvero se siete 9 e aiutate, servite e condividete generosamente, la vita vi riempirà di benedizioni. Cioè, letteralmente, quando il 9 è, diciamo, in allineamento con la sua vibrazione, vibra in positivo e dà, automaticamente, come vi dicevo prima, gli arrivano i soldi da soli e anche le benedizioni nella vita arrivano proprio da sole, cioè pioveranno benedizioni sopra i numeri 9. È come se l'universo dicesse: guarda, questo 9 si impegna a dare, sta aiutando, sta servendo, sta donando, diamogli ancora di più perché così attraverso di lui, attraverso questo 9, si possono raggiungere più persone. Quindi precisamente il 9 arriva a sperimentare attraverso il servizio. E che cosa sperimenta? Sperimenta queste benedizioni che giungono a loro. Allo stesso modo i 9 sono coerenti con i loro principi, non hanno paura di andare contro le convenzioni proprio perché abbiamo detto che sono ribelli, hanno un carattere forte, dominante ed esplosivo. A volte sono molto rapidi nella comprensione e questo è uno dei loro talenti, senza contare tutti gli altri, perché hanno già lavorato i numeri dall'1 all'8 e quindi hanno già lavorato tanti talenti. Difatti provengono già da così tante vecchie vite umane che la loro anima ha accumulato doti, sapienza, talenti, quindi sono bravi a fare qualsiasi cosa. Il 9 è bravo a cogliere l'essenza. Una volta afferrata l'essenza, perdono interesse in quella cosa o in quell'argomento e vogliono imparare qualche cos'altro. Non vogliono fermarsi a vedere piccoli dettagli, hanno capito, diciamo, il disegno più grande, quindi vogliono andare avanti e capire la dinamica di altre cose, continuare a studiare. Un numero 9 ha bisogno del contatto con la natura. Gli spazi aperti aiutano a rinnovare il loro spirito, in effetti. Un 9 rinchiuso in un appartamento, senza piante, senza contatto con la natura, sarà depresso. Anche se poi può apparire allegro e comunicativo, no? Abbiamo detto che ha varie sfaccettature, no? Ha già assorbito tutti i numeri, quindi può camuffare bene, se vogliamo. Sono esseri solitari, non si danno mai completamente, ma anche perché non si sentono compresi e quindi non lasciano trasparire i loro punti deboli. Quindi il 9 ha molti volti. A seconda del volto che vogliono mostrare, vi faranno vedere quella faccia lì e solo quella faccia lì. Diciamo che dall'esterno quello che gli altri vedono è che il 9 ha la vita perfetta, come se non avesse errori. Questo perché appunto il 9, avendo un grande bisogno di dimostrare questa immagine, si presenta con delle maschere, con dei ruoli e solo le persone che conoscono bene un 9 riusciranno a vedere i suoi punti deboli. Passiamo adesso al 9 in negativo. Cosa succede quando il 9 è in negativo? Se in positivo è un numero al servizio, in negativo è l'opposto, cioè diventa egoista e drammatico ed è anche molto molto intenso. I 9 sono numeri molto intensi in negativo.
Ricordiamoci che sono numeri emozionali, quindi emotivi, diventano impulsivi a causa delle emozioni che provano e hanno come questa forbice molto ampia, nel senso che o sono molto 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 felici o sono molto 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 tristi, cioè non c'è una via di mezzo. E difatti è molto importante per il 9 imparare l'equilibrio emotivo, perché né un estremo né l'altro vanno bene. Perché quando si è troppo felici o troppo tristi, essendo impulsivi, si rischia di prendere decisioni delle quali poi in un secondo momento ci si potrebbe pentire. Quindi è importante prima bilanciare la situazione, calmarsi e poi prendere una decisione. In negativo, un 9 inibisce tutte le sue qualità umanitarie, diventa superficiale, impaziente, irascibile e anche arrogante. Ha reazioni aggressive e cerca proprio il confronto. Non è che sia lui ad andare ad attaccare briga, non è lui che cerca la lotta, ma diciamo che chi lo cerca lo trova. Cioè, se riceve qualche tipo di accusa, lui cerca comunque il confronto, lo scontro, se vogliamo. Anche perché quando sono in negativo sono sempre sulla difensiva, incolpano gli altri per quello che gli succede, diventa fatalista e nevrotico. Si dà troppa importanza, abbiamo detto che orgoglio e egoismo era qui, no? Quindi ha un ego importante, non sopporta gli errori o le opposizioni degli altri e quando succede questo rientra in quella fase di vittimizzazione e autocommiserazione invece che darsi, donarsi, rivolgersi agli altri per aiutare. Quindi diventa egoista, vede solo per sé, per il suo ego, per la sua autoeconomia, si vittimizza e pensa: perché mi succede tutto questo se io sono così bravo, così perfetto e così impeccabile? Stare in una energia di questo tipo per un 9 può essere stancante, questa energia di autocommiserazione. E se vi ritrovate in questo che ho appena detto è perché probabilmente, diciamo, non state adempiendo con la vibrazione del numero, che è aiutare gli altri. Quindi è come se non foste produttivi in questo momento, anche perché ci sono molte persone da aiutare, quindi bisogna alzarsi ed aiutare anche gli altri, senza pensare sempre a se stessi, perché il 9 in negativo vuole sempre aiutare se stesso. Passano dal lato egoista e potrebbero alla lunga pagare con disequilibri di tipo nervoso, quindi il sistema nervoso potrebbe essere il punto debole di un numero 9. Quando un 9 vibra in negativo è perché generalmente c'è una ferita di infanzia dove hanno subito abbandono, assenza di un genitore o magari anche proprio abusi da parte di qualche genitore o di qualche persona vicino a loro. Quindi il primo segnale emotivo che ricevono è quello di non essere accettati come sono. Quando abbiamo un 9 in negativo ci parla di una persona che sente di non essere realmente accettata per come è e che deve indossare la maschera per essere accettata. È proprio per questo che giocano con questi ruoli, perché quello che cercano è il riconoscimento. Quindi sono camaleonti, si nascondono bene, si mimetizzano bene in mezzo agli altri, sono persone che piangono quando gli altri piangono, ridono e finiscono alla fine per coinvolgersi in situazioni o con persone che alla fine non è che li interessino più di tanto o li riguardino. Cioè alla fine, pur di star bene con gli altri, assumono qualsiasi ruolo sia richiesto in quel momento. Un 9 in negativo non si preoccupa della sua identità, di chi è, di che cosa sa fare o del motivo per cui è venuto qui sulla terra, ma semplicemente sta nella sua comodità e si adatta agli altri e alle loro esigenze. Normalmente poi gli altri ne approfittano perché sanno che i 9 faranno qualsiasi cosa venga loro chiesto, anche contro se stessi, pur di compiacere gli altri, proprio per questo bisogno di riconoscimento di fondo.
In negativo hanno una forte mancanza di autostima e abbiamo detto che il tallone d'Achille è proprio l'orgoglio e la sicurezza emotiva. Se non raggiungono questa sicurezza emotiva, tendono a crollare o a diventare completamente insensibili. Diventano anche invidiosi e alle volte anche violenti, ragazzi. Diciamo che il 9 è un numero che tende a negare, quindi quando vibra troppo in negativo è distruttivo. Possono anche proprio distruggere i sogni delle persone che sono vicino a loro. Non gli importa di calpestare l'animo degli altri finché ottengono ciò che cercano. Diventano persone vendicative e anche macchiavelliche molte volte. Cioè un 9 in negativo vendicherà senza nemmeno un briciolo di colpa. Inoltre ne trarranno piacere e faranno pagare all'altra persona quello che ha fatto loro. Cioè diventano senza scrupoli o senza rispetto per i bisogni altrui. La vibrazione negativa è la più distruttiva di tutte le vibrazioni dell'universo. Può distruggere persone, case, cuori e tradire senza alcun rimorso. Il dono del numero 9 è il dono dell'amore e quindi è attraverso l'amore per gli altri, che il 9 ripolarizza quando è in negativo. Ok, alcuni lavori ideali o comunque in allineamento con una vibrazione 9 potrebbero essere l'operatore umanitario, quindi colui che lavora per l'umanità, qualche lavoro come Save the Children o l'UNICEF. Potrebbe essere un filosofo, abbiamo detto che è un eterno studente, un artista, un leader, un guaritore, un coach spirituale o potrebbe anche essere il capo di una comunità. Bene ragazzi, andiamo a fare un po' il sunto della situazione. Allora, abbiamo detto che sono persone generose quando vibrano in positivo, sono camaleonti, si trovano bene con tutti i numeri, si adattano, chiudono cicli, sono i ribelli, abbiamo detto che chiudendo cicli si ribellano a quello che già esiste per creare un nuovo equilibrio. Sono il classico studente spirituale. E inoltre sono solitari. Quando vibra in negativo è egoista, diventano superficiali, sono insensibili, senza scrupoli, diventano arroganti, hanno mancanza di autostima, e diventano vendicativi. Bene ragazzi, come ho già detto anche negli altri video, potrebbe essere che vi ritroviate in momenti di vita dove vibriate più in positivo e momenti di vita dove vibriate più in negativo. Oppure potrebbero esserci settori della vostra vita dove vibrate più in positivo e settori dove vibrate più in negativo. Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, spero che anche il video di oggi vi sia stato d'aiuto. Se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi, condividete il video se volete supportare il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!